Salve gente, io sono Luca e in questo leggendario episodio volevo parlare di un errore piuttosto comune. Questo errore viene fatto abbastanza spesso dagli stranieri che studiano l'italiano, viene fatto anche da persone che parlano italiano anche abbastanza bene o anche molto bene, quindi è un errore piuttosto diffuso. Molti stranieri, anzi quasi tutti gli stranieri, tendono a fare questo errore, anche quegli stranieri che in realtà parlano italiano molto bene. Quindi mi sembrava importante fare questo video per chiarire questa cosa. L'errore di cui voglio parlare riguarda la combinazione di parole scrivere un esame oppure scrivere l'esame, per esempio scrivere l'esame di italiano, oppure anche scrivere un compito, scrivere il compito di italiano e così via. Mi capita infatti spesso di sentire frasi del tipo: in questi giorni sto studiando tantissimo perché martedì devo scrivere il compito di italiano. In questi giorni sto studiando tantissimo perché martedì devo scrivere l'esame di italiano. Oppure, settimana scorsa ho scritto l'esame di italiano B1. Allora, il fatto è che questa combinazione di parole, cioè scrivere più esame, non esiste. O meglio, in italiano non si dice così. Se stiamo parlando di un esame scritto, la forma corretta è fare un esame scritto, oppure fare l'esame scritto. In ogni caso è sbagliato dire scrivere l'esame. Quindi nell'esempio che ho fatto la persona diceva martedì devo scrivere l'esame di italiano. Ecco, questa forma è sbagliata, dovremmo dire martedì devo fare l'esame scritto di italiano. Questa è la forma standard, la forma corretta, la forma che vi consiglio di usare. Poi voi mi potete sempre dire, vabbè, ma che cazzo me ne frega a me Luca, io ho sempre detto devo scrivere l'esame, mi hanno sempre capito. Sì, chiaramente vi capiscono, ma non è l'italiano standard. Oppure l'altro esempio era settimana scorsa ho scritto l'esame di italiano B1. Ecco, la forma corretta sarebbe settimana scorsa ho fatto l'esame scritto di italiano B1. Di nuovo, se dite ho scritto l'esame tutti capiscono cosa avete in mente, però sinceramente la forma che vi consiglio di usare è questa, fare l'esame scritto. Come ben sapete, in Italia di solito ci sono due tipi di esame, l'esame scritto e l'esame orale. Quindi nel caso dell'esame orale diciamo fare l'esame orale oppure fare un esame orale. Nel caso dell'esame scritto diciamo fare un esame scritto oppure fare l'esame scritto. Comunque sia, questi sono i miei consigli, poi potete fare come volete. Vi dico soltanto che la combinazione di parole scrivere più esame non è comune, non è italiano standard. La stessa cosa vale per parole come compito, verifica. Per esempio mi capita spesso di sentire frasi del tipo martedì prossimo devo scrivere il compito di italiano. In questo caso la parola compito viene usata come sinonimo di verifica o esame, no? Come nel caso della parola esame consiglio di dire martedì prossimo devo fare il compito di italiano, quindi non devo scrivere il compito, ma devo fare il compito scritto di italiano. Allo stesso modo, se invece della parola compito ci fosse stata la parola verifica, dovrei dire martedì prossimo devo fare la verifica scritta di italiano. Sinceramente io preferisco questa variante rispetto a devo scrivere la verifica di italiano. O meglio, non è che io la preferisco, non sento mai nessuno dire devo scrivere la verifica di italiano. Sinceramente io vi consiglio di dire martedì prossimo devo fare la verifica scritta di italiano. Lo stesso discorso poi vale anche per la parola compiti, intesa come esercizi da fare a casa, non tanto la verifica in classe quanto i compiti da fare a casa. Come ben sapete in italiano c'è la parola compito al singolare che di solito si riferisce al compito in classe, quindi alla verifica o all'esame, comunque a qualcosa che viene fatto in classe, poi ci sono i compiti che sono degli esercizi che vengono dati allo studente da fare a casa. Spesso mi capita di sentire persone che dicono oggi non posso uscire perché devo scrivere i compiti di italiano. Oggi pomeriggio non posso uscire perché devo scrivere i compiti di italiano. Ecco, in questo caso, come prima, io consiglio di dire devo fare i compiti.
questo caso non è neanche necessario specificare compiti scritti. Di nuovo, il fatto è che la combinazione scrivere più compiti non è italiano standard. Quindi vi consiglio di evitare frasi di questo tipo: devo scrivere i compiti di italiano. Vi consiglio di dire sempre e comunque devo fare i compiti di italiano. Quindi in sostanza, riassumendo tutto quello che ho detto, quando abbiamo parole come esame, compito, verifica oppure anche compiti, consiglio di usare il verbo fare e non scrivere, anche se si tratta di compiti scritti, di esami scritti. Nel caso di esami scritti consiglio di dire fare un esame scritto e non scrivere un esame. Non c'è, come dire, un motivo, diciamo, logico per cui funzioni così, ma funziona così. Per esempio, io posso dire benissimo devo scrivere un tema. Questa è una frase perfettamente accettabile. Invece devo scrivere l'esame di italiano è una frase che suona malissimo. Ecco, questo è quanto. Spero che questo video vi sia stato utile, che in futuro non facciate più questo errore. Se non l'avete mai fatto, tanto di guadagnato. Spero anche che vi piaccia questa camicia color vinaccia. Detto ciò, vi saluto.